Ci siamo, benvenuti in questo video pre-GP del Gran Premio di Silverstone in Inghilterra. Questa è la mia pista preferita di tutto l'anno perché è un circuito storico che c'è dall'inizio della Formula 1. Ha ospitato il primo Gran Premio nel 1950 della massima categoria, ma al tempo stesso negli anni è riuscito a rimanere moderno come circuito. Ha una carreggiata molto larga, ci sono tanti punti dove si possono incrociare le traiettorie, fare diversi sorpassi. Dalla gara dell'anno scorso ci ricordiamo il sorpasso all'esterno di Leclerc su Hamilton, Leclerc con gomma hard e Hamilton con gomma soft, oppure l'incrocio di traiettorie che ha visto Hamilton stare davanti a Leclerc e Perez. Insomma è un circuito che regala emozioni. E nel video di oggi andiamo a vedere tutte le informazioni di base che dovete conoscere su Silverstone. Andrò anche a sbilanciarmi su quale team secondo me è più favorito, chi meno, ma voglio partire dalle dichiarazioni di Vasseur, che ha detto, parlando di Ferrari, che Silverstone sarà un severo banco di verifica. Sicuramente la SF23 è migliorata molto nelle ultime gare. In Austria abbiamo visto uno step in avanti, un risultato concreto con il podio di Leclerc che corrisponde all'800° podio di Ferrari, ma ci vogliono delle conferme qui a Silverstone, che è una pista da alto carico con tanti curvoni veloci e dove avere una buona aerodinamica non è importante, è fondamentale. Ma anche gli altri team non stanno fermi. Mercedes punterà tutto su questo Gran Premio a Silverstone, essendo il GP di casa, avendo la sede sportiva a qualche chilometro dal circuito. Ma prima di continuare con il pre-GP andiamo a analizzare tutti i team, cosa portano, le novità per questo Gran Premio. Vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video qui sul canale. Ogni giorno vi riportiamo tutte le notizie sulla Formula 1 e su Ferrari e vi dico anche la mia opinione su tutti gli argomenti. Vi ringrazio di cuore per ogni commento che ci aiuta a sostenere il canale. Io sono Rastro e oggi andiamo a vedere il pre-GP della mia pista preferita, ovvero Silverstone. Inizio dicendovi qualche informazione di base. Il circuito è lungo 5.891 metri, ci sono 18 curve totali, 52 giri di gara e, come ho detto anche prima, il primo Gran Premio nella storia della Formula 1 è stato proprio quello di Gran Bretagna, nel 1950. Vi lascio tutti gli orari delle prove, qualifiche e gara in questo momento. Attenzione che la gara sarà un'ora più tardi rispetto al solito delle gare europee e quindi sarà alle 16 di domenica. Silverstone è da sempre una pista dove c'è tanto stress laterale sulle gomme, si raggiungono forze G elevate, ci vuole un alto carico aerodinamico in quei curvoni veloci, pensiamo a Copse, Stowe, ma anche Maggots e Beckett. La strategia consigliata è su due soste, media, hard, media. Però le nuove gomme Pirelli di Silverstone saranno più resistenti, quindi potremmo optare anche su una strategia a una sosta, con media hard. Comunque lo stress sulle gomme è elevato, ci sarà tanto consumo e, come ha confermato lo stesso Marco Froio, responsabile della gestione delle gomme nella scuderia, dobbiamo considerare sia il carico verticale elevato nei curvoni veloci e quindi è fondamentale avere una monoposto che riesce a tenere la linea senza scivolare nella traiettoria ideale e che quindi il posteriore rimanga incollato a terra. Ma non solo, abbiamo visto negli anni come nel 2020 le gomme Pirelli sono state messe a dura prova. L'anteriore sinistra ha uno stress laterale elevato, nel 2020 Hamilton vinse su 3 ruote con l'esplosione della gomma anteriore sinistra, appunto, e sicuramente il cambiamento fatto sul fondo di Ferrari in Austria, soprattutto nella parte anteriore con queste paratie svergolate in stile Red Bull, ha aiutato nel ritrovare più carico aerodinamico. È anche vero che Austria è una pista che ci sono dei curvoni veloci dove Ferrari è andata forte nel secondo settore, ma Silverstone richiede ancora più carico. Conta meno avere una buona trazione e quindi un buon grip meccanico, ma è più importante avere un buon carico aerodinamico nella pista inglese, e questo sarà testato da Ferrari e avremo la prova del 9 se gli aggiornamenti funzionano effettivamente su tutte le piste o solo su alcune. Tutte queste modifiche fatte sul fondo e anche sulla parte più esterna dei convogliatori di flusso servono per cercare di modificare il gradiente di pressione e indirizzarla meglio sul diffusore, che verrà anche ridisegnato per Silverstone. Andrà anche questo più nella direzione di Red Bull per Ferrari. Penso che Silverstone sia una pista effettivamente difficile per Ferrari, per quanto abbiamo visto per esempio anche in Spagna, però è vero che era anche prima degli aggiornamenti. Io spero che riusciranno a essere seconda forza, ma realisticamente li vedo come terza, dietro a Mercedes, che magari per questo weekend può fare uno step ancora aggiuntivo. Siccome abbiamo sentito di
dichiarazioni di Toto Wolff, che ha detto che l'aggiornamento di Silverstone sarà addirittura più importante di quello di Monaco, quando Mercedes ha cambiato le pance, passando alla V14B. Ma non solo, ha anche cambiato il fondo e la sospensione anteriore. Mercedes sicuramente sarà la protagonista del weekend, correndo in casa sia per il team ma anche per i piloti, lo stesso Hamilton e Russell. In Spagna abbiamo visto una V14B andare molto forte nei curvoni veloci, potrà riconfermarsi anche qui a Silverstone e provare a puntare a quel ruolo di seconda forza. Un'altra cosa importante è che Silverstone è un circuito front limited, bisogna gestire molto bene le gomme, avendo delle gomme più dure. Secondo me nella lotta come seconda forza Aston Martin può essere il team un pochino più in difficoltà, anche se porta notevoli aggiornamenti come anche Mercedes. Mercedes porta una nuova ala anteriore che serve a convogliare ancora più aria nei canali venturi. Sappiamo che la V14B fa molta fatica nelle curve a bassa velocità, che sono il loro tallone d'Achille, e devono risolvere questo problema. Al tempo stesso Mercedes interverrà con delle modifiche di microaerodinamica nella zona delle pance e anche nella zona del fondo. E perché vedo comunque una Mercedes favorita qui a Silverstone? Perché non dobbiamo considerare quella che abbiamo visto in Austria, dove ha sbagliato il setup a conferma sia dello stesso Hamilton che di Toto Wolff. La macchina non arrivava al punto di corda, soffriva di sottosterzo. Dobbiamo considerare la Mercedes che abbiamo visto in Canada e a Barcellona, che sono piste più simili a quelle inglese, con tanti curvoni veloci dove conta il carico aerodinamico più che la trazione e il grip meccanico, e quindi Mercedes ha comunque dei problemi da risolvere nelle curve a bassa velocità, perché ricordiamo, sotto i 130 km/h Mercedes rimane la quinta forza, quindi è un problema enorme da risolvere per loro. Però al tempo stesso nelle altre curve riescono ad andare molto forte. Per quanto riguarda invece gli altri team, vediamo Alpine che introdurrà una nuova ala anteriore e cercherà di andare a lottare con McLaren, ma per questa pista vedo il team di Woking favorito per essere quinta forza e forse anche qualcosa in più. In Austria li abbiamo visti come terza forza, ma realisticamente vedo una Aston Martin e Mercedes superiori a Silverstone, che porteranno anche degli aggiornamenti. Ci sarà un nuovo fondo per Alfa Romeo per cercare di aumentare il carico aerodinamico, anche Alfa Tauri porterà un nuovo fondo e Williams avrà dei piccoli aggiornamenti per il loro weekend di casa. Festeggeranno anche l'800° Gran Premio in Formula 1, che sarà in Ungheria, ma i festeggiamenti saranno qui a Silverstone con una livrea speciale. In generale tutti i team avranno un'ala posteriore da medio-alto carico, essendo il carico verticale fondamentale in una pista come Silverstone. E per concludere questo video voglio dirvi una cosa molto importante. Oltre agli aggiornamenti che abbiamo visto alla parte anteriore del fondo Ferrari, simil Red Bull, con le fence svergolate per cercare di introdurre più aria nel fondo e indirizzarla meglio, state attenti anche al diffusore che sarà simil Red Bull. Ferrari modificherà per questo Gran Premio il disegno del diffusore per avere più aria e per collegarlo meglio alla parte del fondo, per non avere interruzioni che possono quindi interrompere anche il carico aerodinamico, e questo lo si verificherà benissimo nei curvoni veloci. Proprio per questo Silverstone sarà un banco di prova fondamentale per Ferrari, per diciamo dare la prova del 9 che gli aggiornamenti funzionano, come hanno confermato lo stesso Leclerc e Sainz nelle scorse gare. Ultimissima cosa, abbiamo visto anche l'Apex GP guidata da Brad Pitt in pista nella giornata di oggi. Stanno andando avanti le riprese per il nuovo film sulla Formula 1 e questa macchina di Formula 2 con le sembianze da macchina di Formula 1 ricorda molto l'Haas del 2019, la Lotus del 2013, ma anche la Lotus degli anni 80 di Ayrton Senna. Insomma, c'è anche un po' di storia della Formula 1 in questo film. Non sappiamo se sarà un bel film oppure un'americanata oppure un film da non considerare proprio. Fatto sta che la direzione guidata da Hamilton per cercare di rendere il film il più autentico possibile, fedele alla Formula 1, è un'ottima cosa e l'apprezzo molto. Quindi staremo a vedere come sarà questo film di Brad Pitt quando uscirà, e per questo Gran Premio a Silverstone vedo ancora Red Bull là davanti, seguita forse da Mercedes che potrà star davanti a Ferrari, e come quarta forza invece Aston Martin. McLaren la vedo come quinta e poi Alpine e via via tutti gli altri. Rimane comunque un dubbio su Aston Martin, se sarà quella di Austria o quella di Canada. Fatto sta che secondo me questi saranno i valori in campo. Poi ovviamente la pista ci mostrerà i dati effettivi. Fatemi sapere nei commenti chi vedete favorito, chi meno qui a Silverstone, e ditemi anche cosa ne pensate del nuovo film di Brad Pitt. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Qui da Lastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.